Ma quanto mi piace quando arriva questa coda con questo synth. Dai, fa figo. Ma non è un cretino Cesare Cremonini. Allora l'abbiamo fatto per lei. Abbiamo creato questa coda d'effetto. Abbiamo chiamato Cesare Cremonini e mi ha detto: senti, crea un pezzo giusto per annunciare la nostra professoressa di italiano, la professoressa Danila Elisa Morelli. Buongiorno a tutti. Come prof. state? Da paura. Siamo sotto esami, sì. Avete le occhiaie? No, è che ho fatto tardi di sera perché sto preparando la tesina di terza media. Ecco. Sto collegando le materie. Perfetto. Parlerò ovviamente di pallacanestro, parlo della storia della pallacanestro, poi mi lego E poi ti daranno il voto. e poi mi danno il voto. Speriamo di prendere il 6+. No, io Vediamo. invece sono stato sulla Play a giocare, chiedo Sulla scusa. Play, infatti, Sì, fino alle vediamo 4 del una faccetta mattino. da chi ha passato la notte in bianco. Esatto. Di che si parla questa? Parliamo proprio di mattina? espressioni che derivano dalla cavalleria. Che c'entra E col la fatto? prima è la notte in bianco. La notte in bianco, Notte in la bianco. nostra notte in bianco. Trascorrere una notte in bianco. Perché in bianco? Boh. Perché in realtà ai tempi dell'investitura, cioè quando si dava al cavaliere la classica cerimonia, investitura, ci si vestiva da cavaliere. Ok. Ma quella con la spada? Quella con la spada, che non veniva mozzata la testa del cavaliere, ma veniva appoggiata sulle spalle, eccetera. Ebbene, la notte prima il cavaliere doveva prepararsi spiritualmente a diventare tale e quindi con un vestimento bianco trascorreva la notte generalmente o in una stanza o in una cappella addirittura a pregare. Quindi non dormiva. È pazzesco. E questo significa passare la notte in bianco. Allora, diciamo che una volta aveva un ruolo romantico la notte in bianco, oggi è da scappati di casa. Fare la notte in bianco vuol dire veramente aver fatto baldoria. Non mi ero mai chiesto Neanche io. Era proprio da un dove vestimento, derivasse. una sorta di camicia da notte bianca che simboleggiava la purezza che bisognava avere per diventare cavaliere. Bene, quando passerò la notte in bianco sarò molto Esatto. più nobile. Professoressa allora. ha fatto bene perché ci ha ricondotto la Perché nostra, siete dei la nostra cavalieri, figura siete di dei tutti i galanti giorni. cavalieri. Esatto, parlando di cavalieri, quali sono gli altri termini Allora, altri che ci termini, per riportano? esempio, perché io noto spesso in classe con i ragazzi di oggi, noi ragazzi di oggi, Sì, noi, esatto. i ragazzi di oggi non conoscono modi di dire proverbi zero. Per cui l'altro giorno io dico, partiamo lancia in resta. E tutti. E vedo ste faccette. Povera professoressa, sai che non la dei conosco problemi. neanche io questa. No, lancia in resta, Allora, sì, la come dire. lancia in resta. Intanto lancia latino, diciamo una volta latino, questa volta da lancia. La lancia, quando si facevano i tornei medievali, parliamo più che altro del tardo, il XV secolo per capirci, abbiamo visto tutti nei film i due cavalieri che partono da due lati opposti e si scontrano con le lance. Ora, tenere la lancia con la forza, l'impatto che ci sarebbe stato non era facilissimo. No. Per cui che cosa c'era? C'era il barbatrucco. Cioè, c'era la resta. La resta era una piccola... come si può dire? Un appoggio. Un appoggio di metallo Sì. che poteva essere o a cerniera sull'armatura del cavaliere o fissa, dove tu poggiavi il calcio della lancia in modo da creare un pochino più di resistenza al colpo. Il problema Quindi è che partire però lancia in resta. Il problema però era che appoggiandolo sull'armatura al colpo era facile cadere da cavallo. Era forte, bisognava stare sul pezzo, come si dice. Ovviamente partire lancia in resta significa, fuori da metafora, essere molto determinati, cioè intraprendere un'azione con spirito combattivo. Poi un altro modo di dire, a sprombattuto. Sì. Qui non è la determinazione, ma è la velocità e cercare di andare al galoppo. E spron, da sperone, che è un termine che viene dal latino carolingio, sporonus, è proprio quell'attrezzo che noi della nostra generazione siamo abituati a vedere nei film western. Dei I giovani di cowboy. oggi non vedono i film Sono western. quelle punte sul quelli tallone. con le stelline. In realtà all'epoca, sempre medievale, non c'erano le stelline, ma in genere c'era semplicemente proprio una sorta di uncino, di punteruolo, che serviva proprio per fare male al cavallo e spingerlo a galoppare. E qui faccio una citazione dotta di Dante: guarda come sta fiera e fatta fella per non essere corretta dagli sproni. Ecco, Parlavate prima di politica, Dante già nel 300 ti prego. ce l'aveva con l'Italia, serva di tanti governatori. Ultima espressione? Passare in cavalleria. Ah sì, passare in cavalleria, è andato nel cioè, dimenticatoio, no? Esatto, è ma andato, perché? è Allora passato. qui si sprecano le teorie. Diciamo quella più accreditata. Allora, per essere cavaliere, l'abbiamo detto all'inizio del nostro intervento, bisognava essere nobili
spesso danarosi, perché il cavallo costava tra scudiero, certo, cibo. Anche oggi costa il cavallo. Esatto. Quindi di solito la cavalleria era quella degli aristocratici, la fanteria era quella dei poveracci. Allora pare che, dato che la cavalleria ogni tanto si faceva passare qualcosa dalla fanteria e poi con la sua arroganza non la restituiva, il detto passare in cavalleria significa: se tu hai dato qualcosa, quella cosa ormai è persa. dimenticatela. No, ma che quindi bello. va nel dimenticatoio. Comunque è Ma incredibile no, come la campanella è finita allora, ma io per una arrivederci, volta, per una volta Arrivederci. del cavaliere, Il per una volta io avevo una domanda, No, avevo tu no. se non Per puoi una interrompermi volta. sempre così.